Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale Voce Strumento Interiore. Oggi parleremo della RAM nei cantanti. Eccoci qua. Allora, premettiamo che quando si studia la musica bisogna avere buona memoria, ma non buona memoria inteso memoria per ricordare le cose, ma bisogna avere una buona mente perché questa mente funziona come la RAM di un computer. Voi sapete che un computer, se lasciamo troppe applicazioni aperte, qualcuna incomincia a funzionare male. Il cantante è multitasking, cioè la sua memoria si concentra, la sua mente si concentra su molte cose contemporaneamente, e questo vale per i pianisti che devono praticamente con la mente muovere ogni dito e fargli fare ciò che gli occhi leggono su una partitura, vale per tutti gli altri strumenti. Alcuni strumenti come la batteria sono basate sui quattro arti, mentre nel pianoforte sono basate sulle dita. Però questa cosa vale anche per i cantanti. Erroneamente si pensa che un cantante sia uno che usa uno strumento facile. In realtà non è affatto così, siamo un po' sottovalutati nel mondo della musica, ma vedremo proprio adesso che il nostro cervello compie e la nostra RAM mentale viene consumata da diverse attività, tutte fatte simultaneamente. Sono veramente tante, le andiamo a contare tutte quante. Prima azione: il cantante mentre canta deve ricordare il testo, quindi chiaramente stiamo cantando una canzone, la prima cosa su cui la nostra mente si applica è il testo. Sarà più facile questa azione se cantiamo in italiano perché è la nostra lingua, sarà più difficile questa azione se cantiamo in inglese. Seconda cosa importantissima per il cantante è l'intonazione, quindi essere precisi sulle note e ascoltare molto bene di essere intonati. Terza azione, senso del tempo. Dobbiamo andare a tempo mentre cantiamo le note. Questa cosa, la seconda azione e la terza azione messe insieme, cioè intonazione e senso del tempo, sono praticamente quella che viene chiamata la linea melodica. Io sono una melodista iscritta in SIAE, quindi so molto bene cos'è la linea melodica. La linea melodica sono le note che cantiamo quando cantiamo e il tempo che rispettiamo mentre lo facciamo. Quindi questo potrebbe essere tranquillamente scritto in una partitura. La linea melodica è la partitura del cantante, cioè le note che canta e il rispetto del tempo, quindi la velocità a cui le canta. Quarta azione, il cantante, arriviamo al vero e proprio lavoro fisico, ha da pensare alla maschera, quindi ai movimenti del viso. Partiamo dal corpo, dall'alto verso il basso. Al quarto posto noi mettiamo il lavoro in maschera. Quinta posizione, l'Alexander. L'Alexander abbiamo visto che non si perde mai, bisogna sempre mantenerlo, quindi queste spalle basse, questa testa tenuta alta in una condizione chiamata tecnica Alexander sono il nostro quinto punto. Sesto punto, cominciamo a scendere, abbiamo la parte toracica, quindi le spalle tenute basse, un arresto costale e azioni sui muscoli dorsali e costali esterni per quanto riguarda il lavoro del torso. Settima parte di cui occuparsi è la parte delle gambe, quindi dal bacino in giù, l'indipendenza, ginocchia sempre morbide, peso sui talloni in appoggio, sulle punte e sostegno, che sono le azioni compiute dalla parte inferiore del corpo. Penultimo abbiamo il punto 8. Il punto 8 è l'ascolto generale, quindi il cantante deve anche ascoltare la sua voce appoggiata sulla musica e tutte queste cose che funzionino, e compie un ascolto dell'ensemble, cioè del totale, della propria voce montata sulla band, montata sulla base quando cantiamo in karaoke. 9. La tecnica microfonica. Dopo che l'ascolto è buono, in alcuni punti bisognerà fare delle piccole compensazioni, e l'argomento del video della prossima settimana sarà proprio la tecnica microfonica, che è: se fate un acuto e quindi sale il volume della vostra voce, dovete stare attenti a fare delle piccole correzioni, quindi la tecnica microfonica si monta sull'ascolto come ultima azione. La coreografia, che cos'è la coreografia? Non è qualcosa che riguarda solo i ballerini, è qualcosa che riguarda anche e soprattutto i cantanti, e soprattutto riguarda l'insegnante di canto. L'insegnante di canto deve essere in grado di fondervi in un'unica azione chiamata coreografia le azioni di cui abbiamo parlato prima. Cioè la maschera insieme all'Alexander, insieme al torace, insieme alle gambe possono essere accorpati, dopo che si studiano separatamente, in un'unica coreografia, che è un vero e proprio passo o movimento da compiere in determinati punti della canzone per far incastrare queste quattro azioni alla perfezione, tutti in un unico pensiero. Io ho basato il mio metodo molto sulla coreografia perché ritengo che accorpare queste quattro azioni tutte in un'unica azione sia un grandissimo risparmio di energia mentale per il cantante. Quindi nel canto moderno, dove vedete alla fine che i movimenti bene o male sono gli stessi per tutti i cantanti, c'è un buon insegnante
che è a conoscenza ovviamente dell'anatomia, che sa dirvi che azione compiere e dietro quell'azione si nasconde il lavoro e l'inserimento di queste 4 parti. Questo è il motivo per cui bisogna trovare un insegnante di canto, perché altrimenti pensare 9 cose è decisamente più difficoltoso che pensarne di meno. Quindi avremo con un buon insegnante che ci insegna una coreografia, cioè azioni da fare per rispettare la zona di lavoro, tessitura, primo e secondo registro acuto, ci darà dei passi, dei movimenti da fare, avremo un insegnante che ci risparmia veramente tanto la fatica. A quel punto, se noi consideriamo i punti 4, 5, 6 e 7 parte di un'unica azione, dovremo pensare al testo, intonazione, tempo, coreografia, ascolto del totale e tecnica microfonica. Quindi è decisamente meglio passare da 9 azioni pensate a 6 azioni pensate. Questo breve video è il video di oggi, vi ricordo che la prossima settimana vedremo alcune cose sull'ultimo di questi punti, che è la tecnica microfonica, e come valorizzare e equalizzare e bilanciare il nostro volume in ogni punto della canzone, adottando anche delle piccole azioni fatte impugnando il microfono per rendere il tutto ancora più compresso ed equalizzato. Grazie di essere stati con me anche questa settimana, ci vediamo alla prossima per il prossimo video. Iscrivetevi. Grazie.